Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei Radiocomandati. Finalmente è uscito la Tamiya Avante Mark III Nero Advanced Pack, un kit che tanti stavano aspettando, soprattutto per l'ottimo prezzo a cui viene presentata qui in Italia. E così, oggi ho deciso di fare un altro video in cui andiamo a vedere quelle che possono essere alcune migliorie, o meglio, le migliorie che io apporterò per portarmela in gara. Quindi passiamo subito al mio tavolo e vediamo insieme che cosa possiamo fare. Allora, ecco qui la nostra Mini, già bella che è montata, come abbiamo visto nell'ultimo video in cui ne abbiamo parlato. Quindi che cosa faremo oggi? Allora, intanto tiro fuori un po' di attrezzi che vi mostro. Quindi se avete acquistato questo kit e volete iniziare a partecipare a qualche gara, oggi vediamo come fare in modo che questa Mini possa essere regolamentare, quantomeno per il regolamento unico, nella maggior parte dei posti, comunque nelle organizzazioni che troviamo da noi qui in Italia, e diciamo per poterla utilizzare principalmente nella categoria B-Max, quindi dove i pezzi non si modificano, ma comunque è consentito praticamente l'utilizzo di tutto, quindi si va un po' più forte che nella categoria entry level e inizia a diventare interessante il discorso. Per cui vediamo subito intanto che cosa possiamo fare. Inizio con il togliere la carrozzeria, che sicuramente per il momento non ci interessa. Eccola qua. Allora, tra le tante modifiche che vorrei apportare c'è quella della sostituzione al posteriore di questa fibra qui, perché come vedete nel kit ci sono dei roller di plastica, vorrei utilizzare dei roller cuscinettati, quindi anche dei roller di metallo, che mi permettono una maggiore scorrevolezza, mantenendo però il diametro da 13, perché in questo video cercheremo comunque di mantenere quello che è l'assetto presentato dall'Advanced Pack, quindi senza andarlo a stravolgere, senza sostituire magari i roller da 13 con quelli da 19, insomma cerchiamo di mantenerci in linea con quello che Tamiya ha fatto. Per cui sicuramente la prima cosa è quella di andare a rimuovere questa per andarla a sostituire con un'altra fibra. Ovviamente in base anche a quello che troverete potete continuare a utilizzare questa e semplicemente sostituire il contenuto delle viti, però io qui ce l'ho già pronta, andremo semplicemente a spostarla in altezza e andremo a utilizzare soltanto roller da 13, di cui quello intermedio, come vedete che sposteremo in realtà nella parte più bassa, è una clessidra conica alleggerita, uno degli ultimi diciamo è abbastanza recente come item, forse si trova ancora, è molto interessante perché comunque il peso è molto contenuto anche rispetto al resto dei roller che si possono trovare in giro. E niente, andiamo a montarlo. Confrontarla in termini di altezza. La vite che ho utilizzato è sempre, vediamo, ve le metto un po' meglio, magari le vediamo in maniera un po' più semplice, sono sempre viti a testa esagonale, sia nella fibra nuova che nella fibra vecchia, della stessa lunghezza dovrebbero essere le 30 mm. Che cosa andremo a fare? Quindi andremo a riposizionare i roller, perché come vedete, avendo l'appoggio della fibra a una certa altezza sul telaio, vado a riposizionare i miei roller in funzione della vite in base a quello, in modo tale che diciamo la vite sia un po' più bassa e ci siano roller sia sopra che sotto. Questo setup era configurato così perché lo utilizzavo come sgancio rapido tramite due viti sull'FMA, dove al posteriore non avevo montato la parte posteriore diciamo del telaio, ma mi appoggiavo sulla fibra della padella, quindi la stessa fibra che vediamo qui, per alzare il castelletto dei roller. Quindi quello che andiamo a fare ora è spostare il tutto per portarlo circa alla stessa altezza, spostando la fibra nuova un po' più su e abbassando i roller, e lo andiamo a montare.
adesso vi spiego un po' le scelte che abbiamo fatto. Allora, se vedete il bumper posteriore ha un set di 3 fori per parte, ok? A che cosa servono? Ovviamente più lontano andiamo rispetto all'asse delle ruote, maggiore sarà la stabilità della macchina, ma perderemo comunque in agilità, ok? Perché la distanza tra i due appoggi, tra il frontale e il posteriore, più è maggiore, più sarà il tempo in cui la nostra Mini impiegherà per effettuare le curve. No? Quindi la distanza tra qua e qua più è maggiore, più siamo stabili, però ovviamente perdiamo in agilità. Questo telaio da questo punto di vista nella parte posteriore ci dà la possibilità di avere tre posizionamenti, no? 2 per le fibre che hanno questi fori, quindi in questo caso la mia fibra è abbastanza vecchiotta e ha sia quelli più esterni che quelli più interni corretti, quindi potrei posizionarla agganciandomi sia qui in uno di questi due, se non ricordo male il più vicino quello intermezzo, oppure utilizzare questi due. Per il momento li ho posizionati più vicini alla parte, alle ruote, ok? Quindi andando a favorire quella che è l'agilità, ma nulla vieta che se la mia Mini, diciamo, esce in curva o comunque mi dà qualche tipo di problema, io possa spostarla nei fori più lontani e quindi andare a creare maggiore distanza tra i roller anteriori e i roller posteriori. Altro piccolo dettaglio, come vedete le viti le ho messe da sotto per sopra, ok? Perché ho utilizzato gli stessi fori, diciamo lo stesso foro, lo stesso passaggio in cui blocco la fibra con un dado e una rondella spaccata per posizionare i miei damper, perché la fibra che veniva utilizzata prima aveva maggiore superficie e quindi i roller venivano posizionati in questi fori posteriori. Okay. Se avessi utilizzato i fori più lontani per posizionare i miei damper ci sarebbe stato un gioco, ok, orizzontale, non avrebbero appoggiato correttamente e questa cosa avrebbe potuto portare a dei comportamenti inaspettati nel momento in cui il roller sarebbe andato a scorrere sulla vite. Quindi per tagliare la testa al toro, utilizzando anche una fibra che comunque è più ridotta in termini di dimensioni, quindi andiamo a lavorare anche su un qualcosa che dovrebbe essere un po' più piccolo e un po' più leggero, ma comunque aumenta leggermente la rigidità, perché tra queste, ok, e una carbon che vi faccio vedere, la rigidità è sicuramente maggiore in una carbon, ok? Quindi anche se è più piccola, ecco, sto andando ad introdurre un elemento che dovrebbe dare anche maggiore stabilità alla struttura dei miei roller. Ho già staccato anche la padella, e se non lo sapete è questa, ok, la chiamiamo così comunemente perché è un po' un padellone, e l'antiaggancio, che è quello che vedete qui, questa parte, questa fibra qui, perché erano attaccati con delle viti che non hanno la testa svasata, quindi escono sostanzialmente dalla fibra, e come già abbiamo detto negli altri video precedenti non è una buona cosa, bisogna sempre svasare, fare in modo che le parti metalliche siano nascoste all'interno delle fibre. Come si fa? Ho tirato fuori questo attrezzino qui, ma si può fare anche con una punta, esiste la punta Tamiya, la punta diamantata che si va ad inserire su dei multiutensili tipo il Dremel, però anche questo costa veramente pochissimi euro, è ottimale, con un po' di giri sul foro si va a creare una svasatura che è esattamente uguale a quella che è la testa delle viti che dobbiamo utilizzare, delle viti Tamiya, per poter andare appunto a nascondere la testa della vite. Fatto un discreto miglioramento per quanto riguarda il posteriore senza andare a sostituire troppo. Come vi dicevo, ho sostituito questa fibra, ma in realtà lo stesso ragionamento, comunque la stessa sostituzione, andando a passare con dei roller in metallo, si può fare anche mantenendo la stessa fibra, quindi questa non è una spesa fondamentale al momento per fare l'upgrade. L'upgrade vero e proprio è il passaggio tra roller di plastica e roller di metallo cuscinettati con dei veri e propri cuscinetti, no?
quindi con una maggiore scorrevolezza, la possibilità di lavorare il cuscinetto, quindi andate ad introdurre anche un gioco nuovo dal punto di vista della preparazione della vostra mini. E tra l'altro abbiamo fatto un video abbastanza esaustivo anche sulla preparazione dei cuscinetti, che insomma definiamo erroneamente rodaggio, ma comunque è diciamo la procedura per cercare di ottimizzarne il rendimento. E per il posteriore direi che abbiamo fatto, quindi abbiamo un antiaggancio, abbiamo la padella posizionata nella stessa posizione dell'Advanced Pack. Ho sostituito le viti, come avete visto, svasandole con questo attrezzo, quindi ora le mie viti sono completamente nascoste all'interno della fibra, e passando il dito qui sopra non percepisco la testa della vite, sono per il cambio di materiale, ma diciamo non sporgono. Ok, ora come procediamo? Vediamo un po'. Ora dovremmo iniziare a parlare dell'anteriore. 2 hours later. Ho già sostituito il frontale, fatto insomma quello che vi volevo mostrare, ne parliamo subito. Ho sostituito quindi il roller di plastica, perché parliamo comunque di upgrade anche in termini di materiale, con delle clessidre, quindi da un appoggio a 2 alla sponda. Queste qui sono quelle senza o-ring, ok? Ovvero quelle con o-ring sono queste, le 13-12, queste sono quelle senza o-ring. Qual è la differenza? L'o-ring è un materiale gommoso, quindi aumenta il grip nel momento in cui va a toccare, ma essendo sull'anello leggermente più piccolo, di solito si tende a posizionarlo verso l'alto, quindi quando la mini fa un movimento di imbarcata laterale, nella parte più bassa va a toccare e quindi va ad avere un'azione leggermente frenante per agevolare il riassetto e praticamente la va leggermente a frenare, ecco, e a riposizionare in corsia. Me le tengo come setup aggiuntivo, nel senso che se vedo che la mini è molto instabile in atterraggio dopo i salti, queste possono essere molto utili, o anche in curva, se si imbarca un po' troppo potrebbero tornare utili. Come assetto di default però, quello semplicemente che ho fatto, quindi stesse viti, stessa altezza, sono andato ad introdurre una clessida 13-12 senza o-ring, ok? Ora, quello che vi volevo fare vedere è che anche la fibra frontale, dove andremo a posizionare il nostro freno, ha delle viti, ok, che devono essere svasate. È molto difficile che tocchino qui, però il mio consiglio è quello di andare comunque a svasare per evitare qualsiasi tipo di problema ed avere anche così una superficie un po' più lineare, avere una mini un po' più completa. Ecco qua, quindi sono andato anche a sostituire le viti del supporto per il freno con delle viti a testa svasato, e insomma lo stesso procedimento che abbiamo fatto per il posteriore. Ora, un'altra cosa che mi piacerebbe fare, più dal punto di vista estetico in realtà che di assetto, ma diciamo andrebbe a modificare anche quella che è la distribuzione del peso, sarebbe quella di andare ad inserire questi cerchi, che sono veramente molto belli, con le stesse gomme per il momento. Poi valuteremo in base comunque all'assetto in pista se andare a utilizzare delle low friction oppure no. Ed eccoci qui agli ultimi passaggi. Guardate che belle. Allora, perché ho introdotto questi cerchi di metallo? Uno per il discorso peso, che vanno ovviamente a scaricare più peso nella parte che è la prima, fondamentalmente, che tocca terra, e dovrebbero contribuire a portare un po' più di stabilità all'intero mezzo. Almeno questo è quello che penso io, e cercherò di confutare questa tesi. Però ecco, la cosa più importante, anche se al momento non ho potuto farla perché ho letteralmente terminato i cuscinetti utilizzando solo quelli originali, purtroppo a volte succede, non ho cuscinettato la macchina per quanto riguarda assali e trasmissione, ok? Sicuramente è obbligatorio farlo in cui si va a fare categorie al di fuori della T-Mac, e vi consiglio, anzi vi suggerisco di farlo assolutamente, perché diciamo il rendimento è tutt'altra cosa. Ovviamente hanno, diciamo, forse sono tra gli item che hanno più il costo alto rispetto a quello che realmente sono, però sono fondamentali. Quindi cuscinetti alla trasmissione e agli assali, quindi sostituite le boccolette di plastica con anche queste. Direi che abbiamo terminato. Mi sono cambiato la felpa, ma non per pazzia, ma perché è passato un giorno da quando ho iniziato a fare il video, quindi tranquilli, non sono ancora andato fuori di testa. La nostra mini è ultimata per quelli che sono gli upgrade, eccola qua, con roller tutti in metallo. Ovviamente mancano gli ultimi dettagli, che sono
Fine. I cuscinetti e i freni che andrò a mettere prima della prossima gara. Sicuramente, come vi dicevo, metteteli i cuscinetti, ragazzi, anche se non li ho messi, non vi ho fatto vedere che li mettevo perché fisicamente non ce li ho, però ecco, questo è il risultato finale. Veramente bella, mi piace, è un assetto che mi piace tanto, soprattutto perché utilizza tutto i 13 mm, che secondo me sono il giusto compromesso comunque tra velocità e stabilità in termini di appoggi, in termini di roller. E che altro dire, vedremo come andrà, e a Dio piacendo, arrivederci, alla prossima, ciao.